Oggi costruiamo insieme un analizzatore di spettro audio basato sull'SP32 e un microfono digitale, per la precisione l'INMP 441 e un display OLED. È un progetto che unisce elettronica, programmazione e un pizzico di DSP, ma in modo semplice, chiaro e alla portata di tutti. L'obiettivo è trasformare i suoni dell'ambiente, quindi voce, musica, rumori del laboratorio, in un grafico in tempo reale che mostra come l'energia si distribuisce nelle varie frequenze. In pratica prendiamo il mondo dell'audio e lo rendiamo visibile. Questo tipo di strumento è utilissimo, puoi usarlo per analizzare macchinari, per capire la firma sonora di una stampante 3D ad esempio, per fare esperimenti di acustica o semplicemente anche per divertirti e vedere come cambia lo spettro mentre parli o ascolti la musica. E la cosa bella è che tutto questo lo realizziamo con pochissimi componenti e un po' di codice e un display OLED. Nel corso del video ti guiderò passo passo, vedremo i collegamenti, capiremo come funziona la FFT, configureremo l'interfaccia I2S dell'SP32 e alla fine avrai un analizzatore di spettro completamente funzionante. E se ti piace il progetto, nei prossimi video possiamo anche portarlo più avanti, tipo visualizzazioni web, una grafica a colori o addirittura anche un array microfonico. Quindi partiamo subito. Prima di entrare nel codice e nella parte più tecnica, vediamo velocemente cosa ci serve per costruire il nostro analizzatore di spettro. La cosa bella di questo progetto è che richiede, come dicevo, pochissimi componenti, tutti facilmente reperibili e molto economici. Ovviamente il cuore del sistema è l'SP32, una scheda che ormai conosciamo bene. Ha il wifi, bluetooth, una potenza di calcolo sorprendente per le sue dimensioni, soprattutto un'interfaccia audio digitale chiamata I2S, che useremo per leggere i dati dal microfono. Il secondo componente è il microfono digitale, l'INMP 441. È un microfono MEMS, quindi molto piccolo, molto stabile e soprattutto digitale, quindi non dobbiamo preoccuparci di amplificatori, filtri o rumore analogico. Lui ci manda direttamente i campioni audio già pronti, tramite tre linee, che sono Clock, Word Select e Data. È perfetto per progetti come questo. Infine, per visualizzare lo spettro useremo anche un display OLED, il classico SSD 1306 da 128x64 pixel. È leggerissimo, consuma pochissimo e si controlla tramite l'I2C. Lo useremo per disegnare le barre di spettro in tempo reale, così possiamo anche vedere come cambia il suono mentre parliamo, mentre ascoltiamo musica o analizziamo rumori di laboratorio. E fine, questi tre componenti sono tutto ciò che serve. Nessun circuito complesso, nessun amplificatore come vi dicevo, nessun ADC esterno. È un progetto pulito, minimale, ma incredibilmente potente perché potete utilizzarlo in svariati ambiti. Adesso che abbiamo chiaro l'hardware, possiamo passare ai collegamenti e vedrai che sono davvero semplici. E qui arriva la parte che sorprende sempre tutti. Non c'è nulla di complicato. L'SB32, il microfono e il display OLED ovviamente si collegano con pochissimi fili e in meno di 5 minuti. Avete tutto pronto per iniziare a lavorare sul codice. E qui potete vedere lo schema. Sul nostro SP32 colleghiamo l'SCK a GPI18, il VS al GPI017, l'SD a GPI015 e poi ovviamente il VDD al 3,3 V e il GND a massa. E con questo il microfono è già pronto per inviare audio digitale all'SP32. Ora passiamo al display OLED, l'SSD 1306. Questo usa l'interfaccia I2C, quindi servono solo due fili, l'SDA che lo colleghiamo al GPIO21 e l'SCL che lo colleghiamo al GPIO22. Anche qui l'alimentazione è a 3,3 V e poi dovete collegare la massa. Mi raccomando, l'alimentazione è 3,3 V, non gli date 5 V né a questo né al microfono. Come vedi, i collegamenti sono minimi. 3 fili per il microfono e 2 fili per i display, giusto per capire quelli più importanti.
Nessun circuito aggiuntivo, nessun amplificatore e nessun ADC esterno. Tutto il lavoro praticamente lo fa l'SP32 che riceve l'audio già digitalizzato e lo trasforma in frequenze. Una cosa importante, se vi interessa lo schema e lo sketch, lo troverete nel mio gruppo Telegram. Il link lo trovate nella descrizione oppure ve lo metto anche nel primo commento. E ricordatevi ovviamente di iscrivervi al canale per ricevere nuovi aggiornamenti anche su questo tipo di progetto. Quindi, adesso che l'hardware è pronto, possiamo finalmente entrare nella parte più interessante, capire come funziona la FFT e come trasformiamo questi campioni in un grafico in tempo reale. Faccio una premessa e fatemelo anche sapere nei commenti perché è importante. In questo video e anche nei prossimi, se la cosa vi interessa, vi spiego come funziona lo sketch, quindi vi farò vedere alcune sequenze dello sketch e vi spiegherò come le ho applicate e come funzionano. Se la cosa può essere utile anche nei prossimi video, e secondo me è una cosa utile, in caso, ripeto, fatemelo sapere nei commenti se è una cosa noiosa o no, io continuerò a spiegarlo. Se invece la cosa non vi interessa, nei prossimi video ovviamente non ve la spiegherò. Comunque, prima di entrare nel codice e vedere come l'SP32 trasforma i campioni audio in un grafico, dobbiamo capire una cosa fondamentale. Che cos'è l'FFT e perché è così importante in questo progetto? Non sono formule complicate, te lo spiego in modo semplice e visivo, diciamo. Quando il microfono INMP 441 cattura un suono, quello che otteniamo è un segnale nel tempo, una sequenza di numeri che rappresentano l'ampiezza del suono istante per istante. È come guardare un'onda che sale e scende, in poche parole. Il problema è che questa onda non ci dice quali frequenze contiene, non ci dice dove sono i bassi, dove sono i medi o dove sono gli alti. Ed è qui che entra in gioco la FFT, che vuol dire Fast Fourier Transform. In poche parole, la FFT prende quel segnale nel tempo e lo scompone nelle sue frequenze. In pratica è come trasformare un suono in una fotografia delle sue componenti. Quanta energia c'è nei bassi, quanta nei medi e quanta negli alti. È praticamente il cuore di qualsiasi analizzatore di spettro. Questa è la finestra AN. Serve a smussare i bordi del blocco di campioni, così la FFT lavora su un segnale più pulito e lo spettro risulta più stabile. Una volta applicata la finestra, possiamo calcolare la FFT vera e propria. La libreria Arduino FFT si occupa di tutto, applica la finestra, calcola la trasformata e ci restituisce l'energia delle frequenze. Da 1024 campioni otteniamo 512 bin di frequenza, ognuno largo circa 15 Hz ed è una risoluzione perfetta per un analizzatore di spettro compatto come questo. E questa è la trasformata di Fourier. La libreria prende i campioni, li prepara, li scompone e ci restituisce lo spettro che poi visualizziamo sul display. Ora entriamo nella parte tecnica del progetto, la configurazione dell'interfaccia I2S dell'SP32. L'I2S è il canale attraverso cui il microfono digitale ci invia i campioni audio. È una delle funzioni più potenti dell'SP32 perché permette di acquisire audio digitale senza convertitori analogici esterni e non è da poco. In questo blocco imposto la modalità master, la frequenza di campionamento a 16 kHz e il formato dei campioni a 32 bit. Per l'INMP 441 è la configurazione ideale. Qui definiamo i pin clock, word select e data. Sono gli stessi collegamenti che abbiamo fatto prima. Con queste righe installiamo il driver I2S e lo colleghiamo ai pin giusti. Nel setup inizializziamo la seriale l'I2S e il display e la parte che prepara tutto il sistema, diciamo. Ora che l'interfaccia I2S è configurata, possiamo finalmente iniziare a leggere i campioni audio del microfono. Ogni ciclo del programma, come dicevo, raccoglie 1024 campioni, che è una piccola finestra temporale del suono. Ogni volta che chiamiamo l'I2S read, l'SP32 riceve un nuovo valore audio. Il microfono usa i bit più alti del dato a 32 bit, quindi facciamo uno shift per ottenere un segnale pulito e centrato. Nel mio caso ho usato 16
e 0,1 per bilanciare un attimo il livello, perché nel laboratorio ho sempre il rumore delle ventole del PC. Anche in questo caso la finestra AN smussa i bordi del blocco di campioni e rende il segnale più uniforme. È questo essenziale per ottenere uno spettro molto pulito. Ora possiamo calcolare la FFT. La prima riga applica la finestra, la seconda calcola la trasformata e la terza converte i valori complessi in magnitudine. E qui il loop richiama tutte le funzioni, lettura dei campioni, finestra AN, FFT e visualizzazione. Ogni ciclo aggiorna lo spettro, così il display reagisce in tempo reale ai suoni dell'ambiente. Ora passiamo alla parte visiva e stiamo parlando del display OLED. Qui praticamente si vede davvero l'analizzatore di spettro prendere vita. L'obiettivo è far capire come dai dati della FFT si arriva alle barre sul display, mantenendo un ritmo fluido e piacevole. Quindi, ora che abbiamo calcolato la FFT e abbiamo un array di 512 valori, come vi dicevo, che praticamente rappresentano l'energia delle frequenze, possiamo finalmente trasformare questi numeri sul display OLED tramite un grafico. È la parte più visiva del progetto, quella che dà davvero vita all'analizzatore di spettro. Il display, come vi dicevo, LSSD 1306 è molto semplice, ma è perfetto per fare questa tipologia di visualizzazioni ed è molto veloce. L'idea è quella di dividere lo spettro in 16 bande, ognuna composta da più bin della FFT. Per ogni banda calcoliamo la media dei valori e la trasformiamo in una barra verticale. Per rendere tutto questo più leggibile applichiamo anche una compressione logaritmica. Questo perché i valori della FFT possono variare tantissimo. Alcuni picchi sono altissimi, altri quasi invisibili e il log ci permette di vedere bene anche i segnali più deboli in questa maniera. Questa è la funzione che disegna lo spettro. Dividiamo i 512 bin della FFT in 16 bande, calcoliamo la media di ogni banda e la trasformiamo in un'altezza. La compressione logaritmica rende tutto questo più leggibile e alla fine disegniamo una barra per ogni banda. Il risultato è un grafico che si aggiorna in tempo reale, perfetto per vedere come cambia il suono mentre parliamo, ascoltiamo musica o ci sono dei rumori all'interno del laboratorio. La cosa interessante è che il display OLED è molto veloce, quindi possiamo aggiornare lo spettro decine di volte al secondo. Questo rende il grafico fluido e anche piacevole da guardare. E se vuoi in caso migliorare ancora la visualizzazione, puoi aggiungere un effetto peak hold oppure usare un display TFT a colori, ma già così il risultato secondo me è molto interessante. Qui il loop principale richiama tutte le funzioni, lettura dei campioni, finestra di Han, FFT e visualizzazione. Ogni ciclo aggiorna lo spettro, così il display reagisce in tempo reale ai suoni dell'ambiente. Prima di passare alla demo pratica, voglio dirti una cosa fondamentale che ho fatto al mio analizzatore FFT con questo modulo INMP 441. Qui nel laboratorio ho sempre il rumore delle ventole del PC in sottofondo. Non è uno studio insonorizzato e questo rumore costante finiva per saturare il microfono e sporcare lo spettro. Le barre, in poche parole, erano troppo alte, lo spettro era instabile e i rumori meccanici coprivano tutto il resto. Non era un problema dell'FFT, non era un problema neanche del display che non c'entra nulla, era proprio il segnale d'ingresso e per sistemarlo ho fatto due interventi semplici ma anche molto efficaci. La prima cosa è stato abbassare il livello direttamente dalla sorgente usando un bit shift più alto ovviamente. E come vi dicevo, dopo il bit shift ho aggiunto una seconda attenuazione dello 0.1. Questa praticamente riduce il segnale del 90%, però non voglio approfondire molto perché dopo diventerebbe il video troppo noioso. Però se la cosa vi interessa, posso fare un video a parte di tutto lo sketch completo, di come l'ho analizzato io e ve lo spiego passo per passo, perché già come avete visto, cercando di semplificarlo il più possibile, già il video sta diventando troppo lungo. In caso fatemelo sapere nei commenti. Bene, adesso che il nostro analizzatore di spettro è completamente funzionante, è il momento della parte più divertente, la demo pratica. Qui vediamo davvero come reagisce ai suoni dell'ambiente, alla voce, alla musica e ai rumori del laboratorio.
E sì, te lo dico subito, come vi dicevo, in sottofondo sentirai sempre il rumore delle ventole del PC, perché questo è lo spazio che uso per fare le prove. È un ambiente, diciamo, reale, non è uno studio insonorizzato e questo rende anche il test ancora più interessante, secondo me. Bene, iniziamo con qualcosa di semplice e sto parlando della mia voce. Parlo vicino al microfono e guardate cosa succede sul display. Nonostante il rumore costante delle ventole, come vedete se sto in silenzio si sentono le ventole sotto e vi dico che l'ho abbassato di molto, ecco ve lo volevo far vedere insomma. E come vedete è anche bello vedere come diciamo la voce umana si distribuisce nello spettro, anche in un ambiente non perfettamente silenzioso. E adesso proviamo con un po' di musica. Accendo un attimo l'audio delle mie casse. Ok, vado a prendere una musica di YouTube, altrimenti mi bloccano il video. Datemi un secondo che vado a selezionarla. Ne prendo una a caso, non guardate la musica, ma era giusto per farvi vedere. Ora sto in silenzio. I am waiting for a bus. Ok, come avete visto, ovviamente ogni genere musicale ha una sua firma unica, un brano elettronico ovviamente avrà picchi molto netti, mentre diciamo una chitarra acustica produce uno spettro un po' più morbido e distribuito. Ma il bello è che nonostante il rumore sempre costante di queste benedette ventole nell'ambiente, la musica emerge chiaramente e lo spettro rimane leggibile. Adesso facciamo una prova con alcuni rumori tipici. Adesso io prendo qualcosa a caso giusto per farvi vedere, come vedete, eccolo qua, come vedete si vedono i picchi. È giusto per farvi vedere alcune cose, insomma. E come vedete le frequenze medie e alte si distribuiscono più, diciamo, verso destra, che ogni rumore ovviamente crea un'impronta diversa. Se io vado a prendere questo, come vedete, questo crea un altro tipo di impronta a confronto a questo. Spero che si riesca a capire dal video, ma è giusto per farvi vedere le differenze. Come vedete, questa rende lo spettro più ampio. E ovviamente, come vi ho fatto vedere prima, ci sono anche i rumori ambientali di queste benedette ventole. Quindi, come hai visto, questo piccolo analizzatore di spettro è sorprendentemente sensibile. Anche in un ambiente non perfettamente silenzioso come questo, siamo riusciti a costruire uno strumento che analizza la voce, la musica e i rumori del laboratorio in tempo reale. E siamo arrivati alla fine di questo progetto, partendo da un semplice microfono digitale e da un SP32. Abbiamo costruito un vero analizzatore di spettro audio in tempo reale. Abbiamo visto come leggere i campioni, come prepararli con la finestra HAN, come calcolare la FFT e come trasformare tutto in un grafico su questo display OLED. Praticamente è un progetto che unisce elettronica, programmazione e un pizzico di DSP, ma in modo semplice e accessibile. E soprattutto è un progetto che puoi espandere in tantissimi modi, quindi display più grandi, grafica avanzata, dashboard web, analisi musicale, diagnostica dei macchinari in caso. Le possibilità veramente sono infinite. E se questo video ti è piaciuto, fammelo sapere nei commenti. Dimmi anche quale miglioramento vorresti vedere nei prossimi episodi o nei prossimi video. Magari un visualizzatore musicale a colori, oppure un analizzatore web in tempo reale, oppure, beh, insomma, avete capito, insomma. Come sempre, trovi il codice completo e gli schemi nel primo commento del video. Se vuoi supportare il canale, mi raccomando, lascia un like, iscriviti e attiva la campanella. Mi aiuta tantissimo a portare avanti progetti come questo. Io sono Stefano e ci vediamo nel prossimo video. Buona progettazione a tutti!